Benvenuti nella mia cucina, buon mercoledì a tutti. Oggi il video viene fatto esattamente qui, nella mia cucina, perché ho una cosa nuova da mostrarvi, un qualcosa che quando l'ho visto la prima volta sinceramente non mi è piaciuto. Ho detto questa cosa non la comprerò mai nella mia vita. Ma perché? Perché la persona il nostro amico che l'aveva non lo utilizzava nel modo migliore. E sto parlando della friggitrice ad aria. L'ho presa e già un bel po' che ho deciso, insomma, che ho preso questa decisione perché stavo aspettando i saldi. Ecco, quando si parla per esempio di risparmio, no? La cosa migliore è anche fare attenzione e acquistare le cose nel momento giusto. In questo momento ci sono i saldi, quindi ne ho approfittato e l'ho presa. E ho deciso di comprarla anche per un risparmio economico, ma anche un risparmio a livello di calorie, perché la friggitrice d'aria permette di friggere, di cucinare, di svolgere una cottura senza utilizzare l'olio. Sapete benissimo che il prezzo dell'olio è arrivato veramente alle stelle. Io ho anche una friggitrice già da 2 anni, una friggitrice normale, quindi quella da utilizzare con l'olio, ma ancora non ho acquistato l'olio perché è arrivato letteralmente alle stelle. La friggitrice ad aria che avevo visto la prima volta da questo nostro amico, lui aveva fatto le patatine fritte, ma il risultato non mi è assolutamente piaciuto perché le patatine le aveva messo in questo cestello, quindi in una friggitrice ad aria c'è un cestello, aveva messo le patatine congelate e non ha mai sbattuto. Che cosa è successo? È successo che ha messo le patatine, le ha messe in questo cassetto, ha chiuso e dopo 25 minuti, mi sembra, non mi ricordo più, le ha tirate fuori senza mai girarle e quindi che è successo? Che le patatine migliori erano le patatine che erano sopra e sotto, al centro patatine completamente proprio bianche, scongelate ma non cotte. E quindi a causa di questo poi ho capito perché il risultato non è stato buono, ma ho atteso i saldi e ecco qua la mia friggitrice ad aria. Costa quasi 60 euro perché devo dire che nell'ultimo anno il prezzo è aumentato veramente tantissimo, perché le persone si sono rese conto dell'efficacia di questa macchina e di questo elettrodomestico e quindi la domanda è aumentata. Nel frattempo il costo dell'olio è aumentato. Tra l'altro è buono e consigliabile utilizzarla proprio per cucinare le cose in maniera saporite, senza utilizzare l'olio, quindi mangiare in maniera più sana e quindi i cibi sono con meno calorie e si può cucinare un po' di tutto, quindi dalle patatine fritte alle patate al forno, ci sono tante altre cose, le cotolette per esempio. Ho provato a fare le cotolette, sono uscite veramente fantastiche, buonissime. Questo è il libretto delle istruzioni, vi leggo giusto qualcosina. Questa qui, la mia, è di 4,5 litri, ce ne sono di varie misure, di varie capacità ovviamente, e il tempo di cottura è tra i 17 e i 25 minuti, dipende ovviamente da cosa si vuole cucinare. Ma è buona anche se si vuole semplicemente riscaldare qualcosa, tipo avevo della focaccia al pomodoro, ho fatto la focaccia al pomodoro e è rimasta la sera prima, della sera prima, cosa ho fatto? L'ho riutilizzata semplicemente mettendola nella friggitrice ad aria con della scamorza affumicata, è uscita buonissima.
veramente molto buona, ma anche non so per scongelare, insomma è utile per tantissime cose. E leggo ancora qualche altra cosettina, che la capacità massima è di 1200 grammi. Un'altra cosa, per esempio, che posso dirvi, il termostato regolabile fino a 200 gradi. Il timer, c'è anche il timer, sì, questo sì, quindi è possibile regolare i tempi di cottura. Qui tra l'altro ci sono scritti a quanti minuti bisogna metterlo per ogni cosa che si vuole cucinare. Quindi per esempio la bistecca, la quantità minima è di 150, dai 150 ai 750 grammi, il tempo di cottura minimo è tra gli 8 e 12 minuti, la temperatura 180 gradi. Quindi varie cose, abbiamo fatto gli hamburger, quindi abbiamo messo, erano 4 hamburger, il tempo di cottura è tra i 7 e i 14 minuti. Da che cosa cambia? Ovviamente dai gusti personali. Nel mio caso per esempio amo la carne ben cotta, quindi se la cottura è tra i 7 e i 14 minuti ho fatto direttamente una cottura di 14 minuti e mettendo la temperatura di 200 gradi. Ve la mostro, comunque vi leggo le cose, varie cose che si possono fare. Le cosce di pollo, il petto di pollo, gli involtini primavera, le crocchette di pollo, patatine fritte, patatine a spicchi fatti in casa, cos'altro, i rosti, gratin di patate, la bistecca, le braciole di maiale. Anziché per esempio accendere il forno, un altro motivo, un gran risparmio è che molte volte si accende il forno semplicemente per fare un piatto per 4 persone, quando invece il barbecue, anziché fare un barbecue, quindi che bisogna anche là col barbecue, anche là serve un po' di cose per poter accendere e creare il barbecue, e i tempi di cottura sono anche molto più lunghi. Nella friggitrice d'aria è tutto molto più veloce, più economico e il risultato è veramente molto buono. Io consiglio ovviamente di non mettere, per esempio gli hamburger, li abbiamo messi dentro, la cottura ho scelto 14 minuti, li ho messi dentro, ma dopo a metà cottura, quindi a 7 minuti, li ho presi, li ho girati dall'altra parte, quindi per far sì che la cottura sia omogenea alla fine, al risultato finale. Le torte, sono possibili fare le torte, i muffin, gli snack dolci, scongelare, bastoncini di pesce, snack di formaggio e insomma varie cose. Ve la mostro, è là dietro di me, ho deciso di metterla nell'angolo e così vi mostro anche quanto è grande e capiente il cassetto. Ecco qui il posticino che ho scelto, anche perché qui c'è una bella presa, perché non utilizzarla, non sfruttarla. Adesso è spenta, la accendo. Ecco qui, ho messo la presa e guardate, escono i gradi, è possibile, questi sono invece i minuti della cottura, in questo caso dice 15 minuti. Se dobbiamo fare una cottura che servono meno minuti o più minuti, basta semplicemente regolare, ad esempio 12 minuti. Da questa parte invece si regola la temperatura, tipo ho bisogno di 200 gradi di temperatura. Ecco, un'altra cosa che non so se si riesce a vedere nella camera, sono già impostati, adesso spengo off. Un'altra cosa sono i programmi
alcuni programmi sono già impostati. Metto la camera un po' più vicina così si vede meglio. Ecco, vabbè, si vede più, ci sono più io che i programmi. Comunque vi posso assicurare che sono segnati già. Per esempio c'è il disegno del pesce, quindi nel caso vogliamo fare il pesce c'è già il disegnino. Mannaggia, non riesco a far in modo che possa uscire. Comunque il pesce o qui c'è il muffin, insomma varie cose, programmi già basta schiacciare quindi semplicemente il tasto, quindi per esempio qua c'è la bistecca, basta schiacciare quel tasto lì e il programma per la bistecca è già lì pronto. Una cosa che voglio farvi vedere subito è il cestello. Questo è il cestello, quindi è abbastanza ampio, come c'è scritto si può riuscire a mettere all'interno 1,2 kg, quindi 1,2 kg sono per 4-5 persone. E per quanto riguarda il lavaggio è semplicissimo, si può lavare con una spugnetta e il detersivo, oppure metterlo direttamente in lavatrice. È veramente semplicissimo. Ovviamente io consiglio di lavarlo ogni volta dopo ogni uso. Quindi risparmio per me vuol dire anche investire per poter poi avere un risparmio a lungo termine. Con la friggitrice ad aria si ha la possibilità di non comprare più l'olio per friggere, e quindi già questa è una cosa molto importante. L'olio per friggere, tra l'altro, la frittura in generale non fa proprio bene alla salute. E il risparmio anche economico per quanto riguarda l'energia elettrica. È molto più costoso accendere un forno elettrico che non una friggitrice ad aria. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ci vediamo mercoledì prossimo. Iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti. Ciao! Thank you.